Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i fogli Excel e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali del portafoglio in 60 secondi, nonché le anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 51esimo episodio interrompiamo un attimo la scaletta di confronti, in questo caso Europa contro Stati Uniti, e facciamo una puntata speciale, ovvero andiamo a confrontare i 3 ETF azionari che hanno performato di più nel 2025 e vediamo se anche nel 2026 si comporteranno bene. Dopodiché dalla prossima puntata torneremo con la nostra solita scaletta. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo, non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo la parola Just ETF. Potete andare alla puntata 11 e 17 in cui parlavo in particolare del sito. Dopodiché ci spostiamo come di consueto in ricerca ETF, in alto a sinistra, scusate, trova gli ETF e come avete visto dal titolo oggi andiamo a confrontare i 3 ETF che hanno reso di più nel 2025. Ovviamente stiamo parlando di ETF azionari. Ovviamente lo ribadisco ogni volta, questi sono i filtri che ho deciso di utilizzare per questo video. Voi utilizzate quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento, ok? Quindi ci spostiamo nessun settore, nessuna strategia azionaria, qui lasciamo paese e regione liberi. Ci spostiamo poi sotto, stiamo parlando di ETF ad accumulazione, dimensione del fondo lasciamo invariata, parliamo di replica totale e campionamento, senza copertura valutaria come di consueto, e mi raccomando quotati sulla borsa italiana perché poi andiamo a effettuare effettivamente l'acquisto. Dopodiché ci spostiamo nella parte di maggiore rendimento a un anno, clicchiamo. Ovviamente io questi dati li ho recuperati il 1° gennaio e quindi potrebbero non corrispondere anche adesso. Comunque il 1° gennaio in prima posizione abbiamo l'X-Trackers MSCI Corea, quindi lo selezioniamo. Al secondo posto avevo il Sudafrica, che è già scomparso, eccolo qua, perfetto. E poi avevo l'iShares MSCI Messico Capped, solo che mi sono reso conto pochi minuti fa che non posso acquistarlo su borsa italiana pur essendo fleggato qui, quindi ho deciso di utilizzare l'X-Trackers classico. Bene, questi sono i 3 ETF che hanno reso di più nell'arco del 2025, anche perché vedete questi sono una ripetizione sempre dell'ETF coreano. Ci spostiamo poi in alto a destra, confronta in dettaglio la selezione. Ovviamente è abbastanza difficile fare un confronto omogeneo tra questi 3 ETF. Comunque possiamo vederli sempre come time frame massimo. Interessante, la Corea ha sparato molto nell'ultimo anno, seguita dal Sudafrica e il Messico, sì, comunque come la classifica a un anno. Da inizio anno vediamo che sta performando meglio la Corea, Sudafrica e sempre Messico. Vediamo 5 anni.
La Corea è leggermente indietro, si trova in terza posizione. Primo il Sudafrica seguito dal Messico. Molto bene, poi ci spostiamo sotto, ovviamente sono ETF abbastanza piccoli, con un TER decisamente abbastanza elevato, comunque non stiamo parlando di fondi comuni di investimento bancari, però tra gli ETF sono comunque abbastanza costosi. Qui abbiamo poi altre informazioni importanti, sono tutti a replica fisica, senza copertura valutaria come detto in precedenza, e qui avete come di consueto i vari PDF con le schede informative e il KID. Interessante vedere il numero di partecipazioni perché il Sudafrica e forse ancora di più il Messico sono molto concentrate in una trentina, ventina di azioni, mentre la Corea, insomma, sono circa 110 azioni. Ovviamente i paesi di riferimento li sappiamo già. Per quanto riguarda i settori, interessante vedere che per quanto riguarda il Sudafrica la finanza la fa da padrone con un 30%, non è presente l'informatica, forse in questo altro. Per quanto riguarda poi la Corea invece il 50% addirittura è informatica, molto più dell'America, seguito da industria e finanza solo terza. Per quanto riguarda il Messico abbiamo proprio un capovolgimento con i beni di prima necessità al primo posto, seguita materie prime, solo al terzo posto finanza e informatica non presente probabilmente nella voce altri. Dopodiché abbiamo altri numeri interessanti riguardo il rendimento e il rischio che potete vedere in autonomia. Bene, ora ci spostiamo sotto e vediamo se sono quotati sulla borsa italiana, perché adesso ci spostiamo appunto sul sito di borsa italiana per effettuare effettivamente l'acquisto. Bene, dopo questa piccola introduzione ci siamo spostati sul sito di borsa italiana. Vi ricordo che alla puntata 17 potete recuperare un video introduzione che ho fatto sul loro sito e i servizi che offre. Questo qui è il mio vecchio nome che utilizzavo prima su YouTube. Una volta registrati e loggati andate su borsa virtuale. Eccoci qui. Qui come potete vedere abbiamo tutta la sfilza di portafogli fatti nel corso del tempo. Cliccate su più. Questo lo possiamo cancellare. La possiamo chiamare The Best of 2025. Facciamo crea. Essendo in ordine alfabetico, eccolo qui, clicchiamo sempre sul portafoglio e adesso andiamo a effettuare effettivamente gli acquisti. Torniamo un attimo su borsa italiana, cominciamo ad acquistare l'ETF coreano. Eccolo qui. Per l'ETF coreano ho calcolato una quota perché è abbastanza grossa considerata le altre, basta che inserite il numero di quote di vostro gradimento. Come potete vedere sto girando il video il 13 di gennaio. Fate aggiungi e vedete che ve l'ha acquistata questa piccola quota. Dopodiché copiamo l'ISIN anche del Sudafrica, CTRL C, CTRL V. Eccolo qui, per il Sudafrica ho calcolato 2 quote, aggiungi, molto facile, e terminiamo con il Messico. Eccolo qui, le quote del Messico sono molto piccole, quindi 16 quote circa. Aggiungi. Come detto in precedenza, il sito di Borsa Italiana è già un sito molto completo, così come dico in tutte le altre puntate, e qui vi dà tutte le varie informazioni di acquisto e eventualmente di vendita, vi calcola le plus e le minusvalenze. Oltre agli ETP, quindi ETF, ETC, ETN, potete acquistare i vari fondi, fondi bancari, obbligazioni e titoli di Stato, certificati e così via. Qui poi nelle transazioni avete tutto il resoconto delle vostre transazioni ed eventualmente se ci sono delle notizie allegate. Qui abbiamo il grafico a torta della liquidità e dei nostri acquisti. Ovviamente per cercare di mettere assieme tutti i vari ETF acquistati nel corso del tempo ho creato come sapete già un file Excel in cui vado a monitorare tutti i nostri acquisti.
Eccoci qui sul file Excel che utilizzo per monitorare l'andamento degli ETF. Come di consueto ho creato il foglio della nuova puntata, The Best of 2025. Qui abbiamo l'ETF della Corea, Sudafrica e l'ETF messicano. Mi è bastato poi inserire il valore di acquisto eseguito su Borsa Italiana, vedete? E poi ovviamente l'andamento dei vari ETF li vedremo nel corso del tempo. Ora, come di consueto, andiamo a vedere una puntata precedente. L'altra volta abbiamo visto Standard & Poor's 500 conto mondo parte 3. Oggi vediamo parte 4, in cui avevo acquistato ovviamente lo Standard & Poor's 500 per la quarta volta e avevo acquistato anche lo Spider Mondo All Country World per la seconda volta. Per quanto riguarda il mese di gennaio, i mercati sono andati bene. Il mercato americano, il nostro ETF è passato da 3.087 a 3.203 con un incremento del 6,75%. Per quanto riguarda l'All Country War di Spider, anch'esso è andato molto bene e si è ridotto leggermente questo divario, infatti ci attestiamo a 2.790 con un incremento di 7,96%. Bene, ora come di consueto andiamo a vedere la classifica aggiornata per il mese di gennaio. Eccoci qui, io ho già inserito anche gli ultimi 3 ETF acquistati. Aspettate, fatemi mettere la data per entrambi. Oggi è il 13. Perfetto. Ora ci spostiamo e vediamo l'aggiornamento della classifica. Ho già modificato i vari valori dei vari ETF e qui vedete in giallo che di solito utilizzo per identificare il primo, il secondo e il terzo del mese precedente. Guardate com'è cambiata la classifica. Il primo posto mi sembra c'era il Nasdaq 100 in leva 2, seguito dal Nasdaq 100 e l'MSCI World, se non sbaglio. Comunque questo e questo erano invertiti, seconda e terza posizione. Quindi adesso cambiamo la colorazione, togliamo il riempimento e aggiungiamo questo qua. Facciamo un commentino, anzi prima di fare un commentino queste qua le nascondiamo. Eccolo qui, nascondi, così è tutto un po' più attaccato. Il Nasdaq, la prima puntata era Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2, entrambi gli ETF si stanno comportando bene anche perché il mercato americano sta andando molto bene, qui vedete l'andamento degli ultimi mesi. Abbiamo poi la puntata iShares contro Spider, attualmente gli All Country World si stanno comportando meglio, in particolare quello di Spider con un rendimento medio anno del 12,15%. E anche quello dell'iShares si difende bene con l'11,78. Stanno facendo peggio invece il mondo classico, il mondo core, con 11,20% per quello di iShares, 11,25% per quello di Spider. L'All Country World IMI diciamo che è una via di mezzo. Avevamo poi la puntata Vanguard contro Xtrackers, sta performando meglio Vanguard di 0,30 punti percentuali sull'altro Vanguard dei paesi sviluppati, mentre l'X-Trackers Mondo sta facendo peggio con un 9,76%. Intanto che io commento, voi potete darci un'occhiata in autonomia. Abbiamo poi la puntata HSBC Invesco e Amundi. Amundi vi ricordo che me l'hanno delistato, quindi non riesco più a tenerne traccia. Per quanto riguarda l'ETF Mondo di HSBC 7,33%, Invesco sta facendo meglio 8,85%. La puntata accumulo conto distribuzione di Vanguard sta vedendo nettamente al primo posto quello ovviamente ad accumulazione. Puntate sempre molto interessanti quelle ETF attivi contro passivi. Questa è la prima puntata dove l'SVDA acquistato per la seconda volta sta facendo meglio del JP Morgan, ETF attivo vi ricordo. La puntata SVDA acquistato per la terza volta contro l'Invesco Global Active ESG sta facendo peggio, quindi sta mantenendo la leadership quello di Invesco con un 21,45 contro un 20,72. Altra puntata Vanguard Life Strategy 80 azionario 20 obbligazionario
sta rendendo un 31,62% contro l'SVDA acquistato per la quarta volta, si attesta al 39%. L'ETF attivo di Xtrackers sta facendo molto peggio, 15,41 contro 22,41 dell'SVDA. Quindi in linea generale l'unico ETF attivo che sta facendo meglio del mercato, tra virgolette, ovviamente se paragonato all'SVDA, è quello di Invesco, quindi bravi quelli di Invesco. Passiamo poi a Standard & Poor's 500 contro Mondo. Qui è una lotta diciamo quasi alla pari perché lo Standard & Poor's ha recuperato, mi sembra, e sì, ci attestiamo 29,14% contro l'SVDA acquistato per la sesta volta 29,28. La seconda puntata lo Standard & Poor's sta ancora facendo peggio, 24,32 contro 26,27. Stesso discorso nella terza puntata, 23,23 contro 25,11 del Vanguard dei paesi sviluppati. Quarta puntata, 22,18 per lo Standard & Poor's e 26,49 per l'All Country World acquistato per la seconda volta. Ultima puntata, che era la quinta, Standard & Poor's 500 18,93 contro 27,28. Addirittura le IMI stanno facendo molto meglio rispetto allo Standard & Poor's. Anzi no, questa era l'ultima puntata, la sesta, Standard & Poor's 10,06 contro il mondo ex USA, quindi senza gli Stati Uniti, 29,87. L'ultimissima puntata, quella che abbiamo cominciato con l'Europa e contro sempre lo Standard & Poor's, però in questo caso ho scelto lo Spider per differenziare un po'. Ovviamente il rendimento medio anno è molto alto perché abbiamo appena cominciato, i mercati sono andati molto bene, però da qualche parte bisogna pure cominciare a raccogliere i dati, quindi se ci spostiamo qui a destra, comunque l'avete già vista, al primo posto abbiamo l'ultima puntata, quindi l'Europa con un 96% di rendimento medio anno, seguito dallo Spider acquistato sempre nella scorsa puntata, però togliendo questi due che abbiamo appena acquistato, al primo posto, diciamo in pianta stabile, c'è sempre il Nasdaq in leva 2. Quindi vi ricordo che questi sono tutti pick, per quanto riguarda le modalità andatevi a vedere la prima puntata, non ci sarà nessun altro ribilanciamento, viene effettuato un solo acquisto e lasciato correre nel corso del tempo. Abbiamo poi fuori dal podio interessante l'SVDA acquistato per la quarta volta e l'ETF attivo di Vanguard. Come sapete io ho un debole per il Nasdaq 100 in leva 2, quindi faccio il tifo per loro e quindi dai. Vedremo col passare del tempo come si comporteranno. Ultima cosa da notare, è già il secondo mese di fila che non c'è neanche un ETF in territorio negativo. A parte nell'ultimo mese quelli appena acquistati, tutti gli ETF acquistati nel corso dei mesi sono andati in territorio positivo, anche perché comunque i mercati azionari sono andati molto bene sia nel 2025 e speriamo anche nel 2026. Bene, possiamo salvare? Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Se avete domande riguardo questa o quella delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!